Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Jack, come stai oggi? Ciao Emma, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare di cucina e cibo. Ottima idea, Emma. A me piace parlare di cibo. Cosa vuoi sapere? Vorrei farti alcune domande su cosa significa essere uno chef. Ti dispiace se ti faccio qualche domanda? Assolutamente no, Emma. Sono felice di rispondere alle tue domande. Sono uno chef da molti anni e mi piace condividere le mie conoscenze. Grazie Jack. Prima di tutto, puoi dirmi cosa fa un capo cuoco? Certo, un capo cuoco è la persona responsabile della cucina. Pianifico il menù, scelgo gli ingredienti e mi assicuro che il cibo sia cotto bene. Gestisco anche gli altri cuochi e garantisco che la cucina sia pulita e organizzata. Sembra un lavoro impegnativo. Cosa ti piace di più essere un capo cuoco? Mi piace creare nuove ricette e preparare cibo delizioso. Inoltre, mi piace vedere i miei clienti felici quando mangiano il mio cibo. È molto gratificante. Posso immaginarlo. Che tipo di cibo prepari nel tuo ristorante? Cucino molti tipi di cibo. Serviamo piatti italiani, francesi e asiatici. Prepariamo anche insalate fresche, zuppe e dessert. Mi piace usare ingredienti freschi e locali. Gli ingredienti freschi sono molto importanti. Come scegli gli ingredienti per i tuoi piatti? Ogni mattina visito il mercato locale per comprare verdure, frutta e carne fresche. Parlo con i contadini e scopro di più sui loro prodotti. In questo modo so di utilizzare i migliori ingredienti. È una buona idea. Ho visto molti chef in TV. Dicono sempre che gli ingredienti freschi rendono il cibo più buono. Sì, è vero. Gli ingredienti freschi fanno davvero la differenza nel sapore. Rendono anche il cibo più sano. Jack, qual è il tuo piatto preferito da cucinare? Il mio piatto preferito da cucinare è il risotto. È un piatto di riso italiano cremoso e ricco di sapore. Mi piace aggiungere verdure di stagione e un po' di formaggio. È semplice ma molto delizioso. Anche a me piace il risotto, è così cremoso e ricco. Ho provato a farlo a casa, ma non è buono come il tuo. Grazie, Emma. Cucinare il risotto richiede pratica. La chiave è mescolare il riso lentamente e aggiungere il brodo poco alla volta. Ci proverò la prossima volta. Hai qualche consiglio per cuochi principianti come me? Sì, ho molti consigli. Prima di tutto, usa sempre ingredienti freschi. Secondo, leggi attentamente la ricetta prima di iniziare. Terzo, esercitati spesso. Cucinare è come qualsiasi altra abilità. Più pratichi, migliore diventi. È un consiglio molto utile. Ricorderò di esercitarmi e usare ingredienti freschi. Sono contento di aiutarti. Emma, ti piace cucinare a casa? Sì, mi piace. Mi piace preparare piatti semplici come pasta, insalate e omelette. A volte provo nuove ricette dal mio libro di cucina. È fantastico. Cucinare a casa è un ottimo modo per imparare e essere creativi in cucina. Sono d'accordo. Mi piace anche fare dolci. Faccio torte e biscotti nei fine settimana. Fare dolci è divertente. Il mio dessert preferito da preparare è la mouse al cioccolato. È leggera e molto gustosa. La mousse al cioccolato sembra deliziosa.
Mi piacerebbe provarla qualche volta. Posso condividere la mia ricetta con te se vuoi. Sì, per favore. Mi piacerebbe imparare a fare la mouse al cioccolato. La scriverò per te. È facile e veloce da preparare. Grazie, Jack. Apprezzo il tuo aiuto. Di nulla, Emma. Mangiate mai al ristorante? Sì, mi piace mangiare in diversi ristoranti per provare nuovi cibi. A volte visito il tuo ristorante perché adoro la tua cucina. Grazie per le tue belle parole. Sono felice quando i clienti apprezzano il mio cibo. Mangiare nei ristoranti è un buon modo per conoscere diverse cucine. Sono d'accordo, ho provato cibo indiano, messicano e giapponese in vari ristoranti. Ogni cucina ha i suoi sapori unici. Sì, ed è ciò che rende il cibo interessante. Mi piace anche sperimentare con spezie e ingredienti diversi nella mia cucina. A proposito di spezie, quali spezie usi nei tuoi piatti? Uso molte spezie come aglio, basilico, origano e pepe. Per i piatti asiatici uso zenzero, salsa di soia e olio di sesamo. Ogni spezia aggiunge un sapore diverso al cibo. Adoro l'aglio e il basilico. Rendono il cibo profumato. L'aglio e il basilico sono molto popolari nella cucina italiana. Sono anche sani e ricchi di sapore. Jack, hai un attrezzo da cucina o un utensile preferito? Sì, adoro il mio coltello da chef, è molto affilato e mi aiuta a tritare le verdure rapidamente. Mi piacciono anche il mio tagliere e le mie pentole e padelle. Buoni strumenti rendono la cucina più facile. Devo prendere un coltello migliore. Il mio coltello a casa non è molto affilato e rende difficile tritare. Un buon coltello è importante. Rende la cucina più divertente e sicura. Ti consiglio anche una buona casseruola e una padella antiaderente. Cercherò questi quando andrò a fare la spesa la prossima volta. Voglio migliorare le attrezzature della mia cucina. È una buona idea. Quando i tuoi strumenti sono buoni, puoi cucinare cibo migliore. Jack, pensi che cucinare sia un'arte o una scienza? Credo che cucinare sia un'arte che una scienza. È un'arte perché puoi essere creativo e usare la tua immaginazione. È una scienza perché devi misurare gli ingredienti e seguire determinati passaggi per far sì che il cibo abbia un buon sapore. Ha senso. Mi piace che cucinare mi permetta di essere creativa. Sì, ogni piatto è come un piccolo capolavoro. Puoi scegliere colori, sapori e consistenze per rendere il cibo bello. Ho visto alcuni dei tuoi piatti nel ristorante. Sembrano molto belli e sono straordinari. Grazie, Emma. Anche la presentazione è importante. Cerco sempre di disporre il cibo bene nel piatto. Ricorderò di farlo quando servirò il cibo a casa. Jack, qual è la parte più difficile dell'essere uno chef? Per me, la parte più difficile è lavorare sotto pressione. In un ristorante affollato, devi cucinare molti piatti rapidamente e assicurarti che siano tutti perfetti. Può essere stressante, ma è anche emozionante. Posso immaginarlo. A volte mi sento sotto pressione quando cucino per la mia famiglia in occasioni speciali. Sì, cucinare per molte persone può essere impegnativo. La chiave è mantenere la calma e pianificare in anticipo. Io preparo sempre gli ingredienti prima di iniziare a cucinare. Questo si chiama mise en place. Ho sentito questo termine prima. Significa tutto al suo posto, giusto? Esattamente. Quando tutto è organizzato, è più facile cucinare. Proverò a usare quel metodo la prossima volta che cucino. Potrebbe aiutarmi a sentirmi meno stressata. Spero che funzioni.
Pianificare è molto importante sia in cucina che nella vita. Jack, hai progetti futuri per il tuo ristorante? Sì, ne ho. Voglio creare un nuovo menù che includa più piatti vegetariani e vegani. Inoltre, ho intenzione di offrire corsi di cucina per principianti. Sembra meraviglioso, mi piacerebbe seguire un corso di cucina. Voglio imparare di più sulla cucina sana. Sono felice di sentirlo. I corsi saranno divertenti e informativi. Impareremo sugli ingredienti, le tecniche di cottura e anche sulla presentazione del cibo. Sono molto interessata. Fammi sapere quando iniziano i corsi. Ti informerò non appena pianificheremo il programma. Sono entusiasta di condividere la mia passione per la cucina con gli altri. Grazie, Jack. Non vedo l'ora dei tuoi corsi. Prima di finire, puoi consigliarmi una ricetta semplice da provare a casa? Certo, Emma, ti consiglio un semplice saltato di verdure. Puoi usare qualsiasi verdura ti piaccia, come peperoni, broccoli e carote. Basta tritare le verdure, scaldare un po' d'olio in una padella e saltarle per alcuni minuti. Aggiungi un po' di salsa di soia e aglio per insaporire. Sembra facile e sano. Proverò quella ricetta questo fine settimana. Sono felice di sentirlo. Il saltato è veloce e molto gustoso. Puoi anche aggiungere tofu o pollo se vuoi più proteine. Mi piace questa idea. Lo proverò con il tofu perché voglio mangiare più pasti vegetariani. È una buona scelta. Il tofu è sano e assorbe molto bene i sapori della salsa. Grazie per il consiglio, Jack. Apprezzo tutto il tuo aiuto oggi. Di nulla, Emma. Mi è piaciuta la nostra conversazione sulla cucina e sul cibo. Ho imparato molto da te. Mi sento più sicura di provare nuove ricette e migliorare le mie abilità culinarie. Sono contento di aver potuto aiutarti. Ricorda, cucinare è un viaggio. Più pratichi, migliore diventi. Continuerò a praticare e a sperimentare in cucina. Grazie ancora, Jack. Spero di vederti presto al ristorante. Grazie, Emma. Non vedo l'ora di rivederti e di condividere altre ricette e consigli di cucina. Buona giornata. Anche a te, Jack. Arrivederci per ora. Arrivederci, Emma. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.